Ciao cari amici, oggi vi parlo di una delizia. Nikon ha lanciato sul mercato il 50 mm Z f1.2, un super luminoso che mancava nella gamma, un super luminoso che ho potuto testare in lungo e largo proprio nella sala posa di Fotoperullo che è stata inaugurata a Livorno recentemente, quindi ho potuto provare l'obiettivo agganciato ad una bella Z7 Mark II, ma anche su una piacevolissima Nikon ZF che a me piace comunque molto come fotocamera, sia con la luce artificiale della sala posa che con quella delle atmosfere della luce diurna. E già, perché un po' tutti quanti noi fotografi siamo attirati dagli obiettivi super luminosi per quella loro caratteristica di raccogliere la luce e renderla al meglio, che sia poca ancora meglio, perché hanno quella capacità di rendere l'atmosfera che i nostri occhi hanno visto, ma anche di lavorare in sala posa, ad esempio, specialmente nel ritratto, con quei diaframmi che riescono ad ispirare la creatività e quindi ad omaggiare il soggetto, a renderlo ancora più bello, sfocando dove serve oppure mettendo in risalto la parte che ci interessa, per l'appunto narrare a chi guarderà le foto. Vi confesso che ero molto curioso di provare questo obiettivo perché da possessore e utilizzatore dei Canon 50 1.2 ero curioso di capire quali differenze ma anche quali invece elementi in comune conservava con questo obiettivo, essendo abbastanza diverso, lo vediamo negli ingombri, nel peso anche. Dall'altra parte l'ho anche messo a confronto sulla stessa macchina e nella stessa condizione di luce, cioè nella sala posa, con altri due obiettivi molto interessanti, possiamo dire due cavalli di battaglia della serie Z Nikon, il 24-70 2.8 e il 70-200 2.8. Quest'ultimo è un obiettivo anch'esso dedicato molto al ritratto perché è un bell'obiettivo. Ma vi dico di più, ho potuto anche spostarli, cioè cambiarli tra un sensore e l'altro, perché la Z7 Mark II è un sensore muscoloso, anche orientato verso un certo tipo di fotografia, alternandoli su quello della ZF, un sensore invece molto più accomodante, con la metà dei pixel, perché sono soltanto, tra virgolette, 24, ma con un look che personalmente forse mi piace un po' di più, soprattutto nell'ambito della sala posa. Durante lo shooting, per esempio, mi è capitato di, ve l'ho detto, scambiare obiettivi e sensori, ma ogni volta sono ritornato sempre sulle scelte che avevo fatto un po' a tavolino, e cioè il 51.2 per me ha dato dei risultati migliori sul sensore della ZF, dotato di una maggior finezza nel colore, nella resa cromatica rispetto a quello invece un po' più assetato di dettaglio che è quello della Nikon Z7. Viceversa il 24-70 e il 70-200 2.8 mi sono piaciuti e mi sono trovato a mia volta più ad agio sul sensore della Z7, che riusciva a mettere più in risalto la grinta, le caratteristiche di questi due obiettivi. Purtuttavia con il 70-200 e il 24-70 non è scattato quel feeling che mi sarei aspettato. Non so se dipenda dalla Z7 che non ho mai digerito appieno, nel senso che non mi ha mai convinto del tutto, e lo ripeto, sono impressioni personali, e quindi non so se questi due obiettivi siano stati in un certo senso inficiati dal fatto che con la camera non ho mai trovato quel feeling operativo e quella resa anche nel mirino, nel file, che mi aspetto da una fotocamera così performante, che poi certamente mi direte, se forse avessi speso un pochettino più di tempo nel bilanciamento del bianco, nel picture style, nel settarmi la definizione, il contrasto, la temperatura colore, forse sarebbero cambiate le cose. Sì, è vero, però non l'ho fatto con le altre camere, le ho tutte impostate come faccio sempre nelle prove, nei test, temperatura colore, bilanciamento automatico, luce flash. Non intervengo sui picture style, mi tengo sullo standard, perché è lì che voglio capire. Perché? Perché è così che me la fornisce il produttore. E allora questa è stata un po' la mia sensazione.
Tornando al 50-1.2, è inevitabile il mio paragone, il mio confronto col Canon 50-1.2 EF o RF. Quello della Nikon è pesante, è lungo, è sbilanciato ed inoltre mi aspettavo un grado di sfocatura o un approccio al soggetto un po' diverso. Invece ancora una volta ho trovato un obiettivo che strizza l'occhio all'iperdettaglio, un obiettivo moderno, un obiettivo che ovviamente si rifà più agli obiettivi per le mirrorless di ultima progettazione, dove lo sfocato è uno sfocato brusco, un po' nervoso, anzi talvolta non si percepisce nemmeno se non si lavora ad una certa distanza dal soggetto. Sbilanciato oltre a tutto, ma potete vedere anche nelle foto che presento adesso come la profondità di campo non sia poi quella di un 1.2. Qui vado a variare il fuoco tra occhi e ventaglio, ma non ho a tutta apertura un cambio così epocale come ci fanno vedere altri obiettivi, quindi non vi nascondo un pochettino di delusione. Tra l'altro Nikon ce lo presenta con toni trionfalistici, questo è fuori dubbio, puntando parecchio sull'autofocus costante e il controllo dell'estetica, ma più avanti leggeremo il controllo del colore. Il bokeh non viene poi menzionato più di tanto quanto piuttosto la nitidezza, la casa madre punta proprio su questo aspetto. Il colore, per esempio, è reso molto bene, anche se ho notato sui rossi eccedere parecchio, e allora in talune immagini sta molto bene perché dà quella vivacità in più e la nitidezza è buona, ci sta anche, però da un obiettivo 50-1.2 mi aspetto qualcosa di leggermente diverso. È chiaro che si tratta soltanto di una presa di contatto e non può essere un test esaustivo avendo portato a casa una mezz'oretta di scatti, quindi vi riprometto di provarlo ancora perché come sempre è possibile magari anche sbagliarsi o cambiare idea. A voi tutti amici grazie, vi aspetto ai prossimi video.